Obsession è un film sul libero arbitrio. Allora attenzione spoiler, chi non avesse ancora visto il film potrebbe preferire prima vederlo e poi tornare qui per confrontarsi un po' su tutti i pensieri, ragionamenti e sentimenti che il film gli avrà ispirato. Allora dicevo, Obsession è un film sul libero arbitrio. Il libero arbitrio è trattato proprio nei canti centrali della Divina Commedia e non è un caso. E non è un caso che a diffondersi sul tema sia un vescovo cataro, Marco Lombardo, un esponente cioè del pensiero gnostico. Obsession è una conferma dell'attualità della Divina Commedia, che non è altro che un viaggio interiore nella conoscenza di se stessi a rivedere quella scintilla divina che fa di noi esseri dotati di libero arbitrio. Il tutto intessuto in un'opera di una complessità sovrumana e di una poesia ispirata da chissà dove. Allora, per noi uomini del XXI secolo, Obsession è però meglio della Divina Commedia come trattato sul libero arbitrio, perché usa il nostro linguaggio di noi uomini del XXI secolo, il linguaggio delle immagini e dei suoni e del montaggio, del cinema, cioè arricchito di tutti gli archetipi possibili, quelli eterni, ancestrali e quelli anche dell'era moderna, creati, coniati, forgiati dai classici della cinematografia e dai capolavori della cinematografia. Per partire occorre però fare una scelta di campo. Il personaggio di Burr viene colpevolizzato nel film da diversi personaggi e anche dalle due nicchie. Allora, prima opzione. Il regista vuole ironizzare sulla cultura woke che responsabilizza il maschio bianco e la sua tossicità liberticida e autoritaria? Oppure, seconda opzione, il regista vuole effettivamente denunciare questo atteggiamento tossico e possessivo del maschio? Allora io faccio la mia scelta di campo e secondo me il regista non vuole ironizzare sulla cancel culture, sul movimento woke e simili, no. Nella scelta del regista Bear è proprio colpevole. È un personaggio negativo, passivo, incapace di prendere le scelte e la scelta del mezzo con cui porre fine alla tragedia alla fine del film è sintomatica del suo basso livello, diciamo. Allora, però attenzione, la sua colpa gravissima non è quella di non frenare la tossicità possessiva mascolina, no, la sua colpa imperdonabile e catastrofica è quella di aver violato la sacralità del libero arbitrio. Il mondo in cui viviamo è composto, da noi e dagli altri. Noi e gli altri siamo persone dotate di coscienza e libero arbitrio. La coscienza, la consapevolezza che abbiamo di esistere, di essere noi, è la vera realtà oggettiva che sperimentiamo nella nostra vita, l'unica. Allora, peccato che non possiamo comunicarla agli altri. I simboli del linguaggio sono inidonei a trasmettere questa realtà, la realtà della nostra consapevolezza, cioè, che poi è l'unica vera realtà oggettiva, no, che sperimentiamo in vita. Le percezioni sensoriali sono infatti dei segnali elaborati dal cervello, non sono il contatto diretto con la realtà oggettiva. Quindi noi non possiamo comunicarla questa realtà agli altri e gli altri non la vedono, così come noi non vediamo quella degli altri e gli altri non ce la possono comunicare. Allora ecco quindi che la nostra sensazione è un po' quella che ha Truman, il True Man del Truman Show, quando si chiede cosa facciano gli altri quando lui non li osserva. E anche noi qualche volta nella vita ci saremmo chiesti, magari da bambini, ma gli altri quando non li osserviamo cosa fanno? Sono spenti, cambiano modalità? Si riattivano solo quando li osserviamo? Sicuramente qualche volta ognuno di noi avrà avuto il dubbio nella nostra esperienza se anche gli altri hanno consapevolezza di essere così come noi l'abbiamo di noi stessi. E attenzione che il legame tra Truman Show e Obsession c'è, e ce n'è parecchio, tantissimo, a partire dalle scene di Burr inquadrato nello specchio dell'armadietto del bagno e a partire dal fatto che come Truman sta per uomo vero, in effetti lui è l'unico uomo vero in quella commedia, ma non vado oltre su Truman Show perché se si inizia a parlarne non si finisce più. Allora, e a partire dal fatto, dicevo, che come Truman sta per uomo vero, così Nicky si chiama, guarda un po', Free Man. Consapevolezza interiore e libero arbitrio sono le chiavi della Divina Commedia, sono le chiavi dell'agnosi e sono chiavi che aprono anche queste porte, le porte di questi due ottimi film, il capolavoro del Truman Show e questo freschissimo, bellissimo Obsession. Allora, ok, finisco il video perché altrimenti rischia di essere troppo lungo e quindi forse ne farò altri su Obsession perché le cose che ci sono da dire non finiscono qui. Ma insomma, volevo dire che per me la chiave interpretativa del film è in questa violazione del libero arbitrio. Il mondo è popolato da persone che possiedono dentro di sé
la scintilla divina della consapevolezza e che per questo motivo sono dotati di libero arbitrio. E tu non puoi togliere a una persona il libero arbitrio, perché sarebbe come togliere il nocciolo ad una ciliegia, non puoi farlo senza distruggerla. Ed è qui l'errore di Bear, non tanto in quanto maschio tossico oppure bianco, ma in quanto uomo fallito nel governare il libero arbitrio proprio e in quanto colpevole di aver voluto sopprimere il libero arbitrio della persona amata. Allora, lui non sa governare il proprio libero arbitrio, tanto è vero che il dialogo in macchina con Nicky all'inizio del film lo pone di fronte a numerose scelte che lui fallisce sistematicamente. Se avesse imbroccato qualche bivio nel verso giusto lungo quel dialogo, magari avrebbe conquistato Nicky. O forse no, chi lo sa, ma è così che funziona il mondo che ci è dato di vivere e l'esperienza che ci è dato di vivere e sperimentare. Lui non sa governare il proprio libero arbitrio, tant'è vero che anche nella scena finale nel bagno, lui sceglie il mezzo più immediato, quello che più lo passivizza, non il premere il grilletto, ma il far agire i barbiturici. E poi veniamo all'errore mostruoso che è alla base della storia di Obsession, ovvero l'errore di aver privato Nicky Freeman della libertà di scegliere, di averla privata del libero arbitrio. Risultato, la coscienza di Nicky va a finire chissà dove, ogni tanto riemerge a sprazzi, ma il suo posto nel corpo di Nicky è preso da un demone che meccanicisticamente e in maniera innaturale, imperfetta e disastrosa e anche autolesionista guida il corpo che per sua natura dovrebbe in realtà essere guidato da un'anima intelligente, da una coscienza, cioè dotata di scintilla divina e libero arbitrio. La formulazione del desiderio è pesante perché Bear dice I wish Nick Freeman loved me more than anyone in the fucking world. Ma non è nella formulazione del desiderio l'errore di Bear, perché anche se avesse detto vorrei che Nicky mi amasse, punto, avrebbe comunque compiuto il disastro. Eliminare dal suo simile la proprietà naturale, innata, profondissima, inscindibile e unica del libero arbitrio. Ok, forse continuerò a parlare di questo film che grazie al cielo è un bel film che fa pensare molto, oltre naturalmente a divertire e portare un po' di freschezza in una cinematografia, quella attuale, che è un omogenizzato inconsistente che ha sempre lo stesso sapore. Allora, se volete commentare mi farebbe piacere perché Obsession è uno di quei film capaci di alimentare il brainstorming, così come anche di creare allucinazioni e suggerire prospettive sbagliate in cui magari sono andato clamorosamente a ficcarmi per sbaglio. Comunque sia, alla prossima.